Buonasera, bentornati al nostro consueto appuntamento con Parole di Psicologia. Scopriamo insieme l'argomento trattato questa sera dal dottor Alessandro Pedrazzi. Sintonizziamoci con lui. Buonasera. Questa sera a Parole di Psicologia siamo qui a parlare di depressione. La depressione è una malattia vera e propria che colpisce moltissimi italiani, colpisce le donne in una misura doppia rispetto agli uomini e peraltro la crisi economica globale ha aumentato i casi di depressione, poiché è noto che i disturbi dell'umore, la depressione soprattutto, colpisce più facilmente persone svantaggiate economicamente, in difficoltà economica, piuttosto che persone agiate. Ora, la depressione è una malattia che non va assolutamente confusa con una malinconia, con una semplice deflessione del tono dell'umore, ma è una malattia che ha le sue caratteristiche, per cui è bene che venga riconosciuta da un clinico. Peraltro io sto molto attento ad attribuire questa etichetta diagnostica, a meno che non vi siano delle strette necessità, magari a fini legali, e piuttosto preferisco non parlare a un paziente depresso di lui come depresso, piuttosto che attribuire con grande facilità questa etichetta a persone che magari non soddisfano i criteri. Vedo che spesso la stampa, quando parla di fatti di cronaca nera, utilizza il termine depressione molto sovente, molto facilmente, no? Per cui questa persona ha ucciso il coniuge, era depresso da tempo. Ora mi chiedo se gli organi di stampa abbiano accesso alle cartelle cliniche di questi soggetti, oppure se semplicemente utilizzino il termine per partito preso, perché magari hanno sentito il vicino di casa che ha detto che da un po' di tempo era depresso. Mi chiedo se con la stessa facilità con cui parlano di depressione parlerebbero di, non so, gastrite, cancro, ulcera, pur non sapendo se in effetti a questa persona è stata diagnosticata una malattia del genere. Comunque non siamo qui, non sono qui a fare critica alla stampa, a fare un pistolotto alla stampa, ma sono qui per dare qualche dritta rispetto alla depressione. Allora, prima, come detto, ricordatevi del valore che hanno le parole, del valore magico, come dire, che hanno le parole, che possono condizionare, trasformare la realtà che abbiamo intorno, comunque la percezione della realtà che abbiamo intorno. Quindi non abusate del termine depresso, ricordatevi che la parola è un'idea e l'idea crea la realtà e poi spesso si aggancia anche a stereotipi, per cui non sempre un depresso è come noi ce lo immaginiamo, cioè sdraiato, che non fa niente, che piange. Ci sono forme di depressione molto più occultata, molto più difficili da intercettare, per cui attenzione a come usiamo i termini. Non incolpatevi, non sentitevi addosso lo stigma della malattia e dell'inadeguatezza sociale. La depressione è una malattia che non si può curare in 448 e il più delle volte, come le malattie fisiche, non può essere curata da sola, c'è bisogno di un aiuto. Cercate un aiuto specialistico e seguite la farmacoterapia, prendete i farmaci se vi sono stati dati da un medico e seguite anche la posologia, seguite anche il modo di assumere i farmaci che vi ha indicato il medico. Non improvvisatevi farmacisti e attenti con i farmaci per la depressione, non autodosateveli svegliandovi la mattina dicendo ma sì, oggi ne prendo di meno, di più perché mi sento meglio, mi sento peggio. Seguite i consigli di un professionista. Parlate con qualcuno della vostra depressione, se avete la depressione, non isolatevi. Non tutti possono esservi di aiuto, non tutti possono dirvi le parole giuste, però tutti possono eventualmente esservi di qualche supporto emotivo. L'importante in questo caso, soprattutto più che le parole, più che il supporto, è evitare l'isolamento sociale, che è una cosa che accade molto sovente con la depressione. Fate attività fisica regolarmente. È noto che l'attività fisica, almeno mezz'oretta, 20 minuti, ha dei benefici sullo stato dell'umore, sulla condizione dell'umore. Dovete andare in palestra a tirar su 150 kg? No, basta una passeggiata, soprattutto se fatta al sole, soprattutto se evitate di fumare, ma credetemi, se la fate con continuità, questo ha un impatto veramente positivo sulla vostra salute e sulla depressione, contro la depressione. Mangiate sano, curate il vostro fisico, perché la cura del corpo condiziona l'andamento della depressione.
Così come, ahimè, la depressione condiziona la cura del corpo. In effetti la persona depressa tende a trascurarsi. Importante, molto importante, è curare anche il sonno. La persona depressa spesso soffre di insonnia, spesso soffre di bruschi risvegli alla mattina e poi non riesce ad addormentarsi. Cercate di controllare il vostro ecosistema e di avere un'ecologia della mente. Per cui, ripeto, attività fisica, mangiare sano, curare il proprio corpo, stare al sole e il contatto con la natura, che ha sempre un impatto molto positivo. Evitate di prendere decisioni importanti se siete depressi, perché la depressione crea delle distorsioni cognitive che vi impediscono di vedere i pro e i contro delle decisioni che state prendendo. Rimandatele, se potete, quando starete meglio, rimandate il momento di prendere queste decisioni. Se proprio dovete prendere delle decisioni, fatevi consigliare da persone che vi conoscono molto bene, che conoscono molto bene la vostra condizione, familiari e amici. Se siete depressi, evitate di rimanere totalmente inattivi, evitate la sindrome del pigiama sul divano, per cui fate qualcosa, seguite un hobby, fate qualcosa che vi faccia stare bene. Contemporaneamente però evitate di oberarvi, di sovraccaricarvi di compiti, perché questo vi porterà a un esaurimento molto velocemente. Quindi, come al solito, il giusto mezzo è la cosa migliore. Rimanere attivi sì, ma stressarsi, sovraccaricarsi no. Le droghe e l'alcol già sono discutibili, ma per il depresso sono assolutamente da evitare. Non prendete droghe, non bevete, non eccedete con l'alcol, soprattutto se prendete psicofarmaci. Non ci sono molte altre parole a riguardo, non dovete farlo, dovete veramente stare attenti. E per amor del cielo, evitate il gioco d'azzardo in questa condizione. Queste le prime idee, una prima riflessione, una prima infarinatura sul problema della depressione. Torneremo a parlarne nelle prossime puntate. Io vi ringrazio di aver seguito Parole di Psicologia e vi rimando alla prossima puntata. Buonasera. Mi unisco ai saluti del dottor Pedrazzi e vi auguro un buonissimo proseguimento di serata.